Ciao amici e benvenuti in questo primissimo video su No Man's Sky, primissimo video che coincide con l'aggiornamento che è stato rilasciato qualche giorno fa da Hello Games, che è stato ridenominato World Part 1. Questo qui è il sito di No Man's Sky di Hello Games, dove praticamente sono elencate tutte le funzioni che sono state aggiunte al gioco con l'ultimo aggiornamento, che è stato enorme, stratosferico. Vi basti pensare che prima di questo aggiornamento il gioco pesava all'incirca 15 GB. In questo momento il peso del gioco è stato portato a 18, con l'aggiornamento che pesava effettivamente 18 GB e che quindi lo rendeva addirittura più pesante del gioco stesso. Per farvi capire la mole di dati che sono stati aggiunti all'interno di No Man's Sky e di come sia stato svecchiato, perché questo gioco, volendo o no, si porta comunque diversi anni sulle spalle. Molte meccaniche vecchie e ormai superate sono state migliorate grazie anche a questo aggiornamento. Quindi tuffiamoci in quelle che sono le novità di questo ultimo aggiornamento, che è veramente sensazionale. Abbiamo quindi la pagina di Hello Games con il video del trailer e con l'aggiornamento 5.0, quindi questa è la versione 5.0 del gioco, che è stata ridenominata Worlds, trasforma l'universo in un luogo più ricco, più selvaggio, più vario e più immersivo, con enormi balzi nella grafica di acqua e nuvole, una maggiore diversità planetaria, nuove funzionalità di gioco e molto altro ancora. Il nostro viaggio continua, quindi hanno intenzione di aggiungere sempre più roba all'interno del gioco, secondo me anche per cercare di rendere questo gioco al pari di quello che sarà Light No Fire, che probabilmente uscirà l'anno prossimo, fra 2 anni, non si sa, è stato annunciato 6 mesi fa, ma che comunque ci ha fatto vedere all'interno anche del video che è stato rilasciato da Hello Games lo scorso dicembre. Ci ha fatto vedere più o meno quelle che sono le differenze anche a livello grafico e di motore grafico all'interno del gioco, e secondo me vogliono implementare queste cose all'interno anche di No Man's Sky. Quindi è probabile che, questo lo penso io, che stiano utilizzando l'esperienza di Light No Fire, che è un gioco che ancora non è uscito e a cui stanno lavorando da diversi anni, anche all'interno di No Man's Sky. Quindi questo secondo me è quello che loro stanno cercando di fare. Quindi questi sono i video che sono stati pubblicati, questo è il trailer, mentre questo qui è il video con Sean Murray, che è il portavoce, no, di Hello Games. Non so se sia anche il CEO, però comunque andiamo avanti con quelle che sono le novità per quanto riguarda Worlds Part 1. Prima di tutto c'è la spedizione. Normalmente Hello Games ci aveva abituato che nonostante i grandi aggiornamenti non c'erano spedizioni, o era spedizione o era grande aggiornamento. In questo caso hanno fatto entrambe le cose, quindi partecipa a una caccia galattica agli insetti nella 14ª spedizione della community di No Man's Sky. Una vile nidiata sta diffondendo corruzione nell'universo. Unisciti alla Liquidator Vanguard per fare la tua parte e purificare le stelle dalla putrefazione. Quindi è presente anche in questi mesi una spedizione, nonostante Hello Games avesse già rilasciato una spedizione alla deriva Hard Drift nello scorso aggiornamento, e qui invece viene proposta, come possiamo vedere, una sorta di caccia a questi insetti, che sono una nuova varietà di animali e di boss probabilmente, che sono stati implementati all'interno del gioco. Quindi presentati in servizio insieme ad altri viaggiatori per eliminare orrori biologici, e schiere di insetti giganti in una spedizione di combattimento frenetica, ricca di combattimenti tra sciami personalizzati. Questo non so che cosa vuol dire, probabilmente è tradotto male perché sto usando il traduttore di Google Chrome, quindi diciamo potrebbe essere anche tradotto male. Andate a recuperarvi la pagina, magari in inglese potrete sicuramente capirci qualcosa di più, anche perché qui le traduzioni sono alla lettera, diciamo.
però non voglio stare a perdere tempo nel tradurre tutto, voglio avere qui pronto l'immagine da leggere, perché le novità sono tante, come possiamo vedere qua dalla rotellina arrivare in fondo sarà veramente lunga. Quindi non tergiversiamo, andiamo avanti. Coloro che faranno la loro parte contro gli insetti riceveranno una selezione esclusiva di ricompense, tra cui trofei di insetti montati, nuovi poster e un set completo di parti armature organiche forgiate dai corpi degli stessi insetti. Qui è anticipata questa cosa, che saranno, quindi queste saranno le ricompense maggiori, diciamo, di questa spedizione, e verranno diciamo spiegate anche in seguito. Quindi diciamo io direi di andare avanti velocemente. Adesso è possibile ridenominare le nostre scoperte in qualsiasi momento del gioco. Quindi i sistemi, i pianeti, la flora, la fauna e i minerali scoperti possono ora essere rinominati in qualsiasi momento, anche dopo il caricamento. Una volta non poteva essere fatto, adesso. Se cambiate idea sul modo in cui avete ridenominato un animale, una pianta, un pianeta, o comunque magari quello che avete scoperto, dite no, ma questo non mi piace, ecco qua che Hello Games vi viene incontro e potrete modificare voi stessi, come potete vedere da questo video, il nome dell'animale in questione qui, come possiamo vedere. L'aggiunta di nuovi mondi drammatici. I pianeti dell'universo hanno subito trasformazioni radicali e straordinarie. Le distorsioni gravitazionali hanno deformato alcuni mondi lussureggianti e tropicali, facendo tremare isole galleggianti che ora fluttuano nell'atmosfera sopra la superficie del pianeta. Salta da una roccia all'altra con il jetpack o l'astronave, costruisci basi nel cielo o semplicemente ammira le spettacolari cascate che scendono dal cielo. Ragazzi, bellissimo! Questa è una cosa veramente incredibile, cioè come dicono gli americani, it's ridiculous. È davvero fantastico, cioè guardate veramente il livello di questi mondi, cioè io non vedo l'ora veramente di entrare in gioco e cercare questi mondi. Io so che ci metterò un fottio per trovarli, non li troverò mai, però guardate che spettacolo. E soltanto da qui un'immagine, poi in sovrimpressione vi metto anche il video di Hello Games trailer, ma che sicuramente avete già visto, per cui diciamo andiamo avanti, ma è davvero davvero bellissimo. Nuove nuvole volumetriche. Una revisione totale delle nuvole porta a dettagli e definizioni notevolmente aumentati. Il sistema delle nuvole è stato riscritto da zero per migliorare le prestazioni, correggere artefatti visivi e introdurre dettagli fini come cirri vaporosi e nimbi scuri carichi di pioggia. Inoltre è aumentata la varietà della copertura nuvolosa, che varia in modo significativo da un pianeta all'altro, nonché nel tempo e in risposta alle condizioni meteorologiche locali. Quindi fantastico, hanno aggiunto sostanzialmente condizioni climatiche dinamiche, e quindi le nuvole, come nella realtà, variano in base a varie condizioni, come può essere il vento, come può essere l'umidità del pianeta. Quindi bellissimo, davvero questo è stato molto ben fatto. Aggiunge soprattutto non soltanto una buona dose di dinamicità all'interno del gioco, ma aggiunge anche un fattore realistico importante. Uno gioca a questo gioco sostanzialmente per il piacere della scoperta, per l'esplorazione, e quindi aggiungere dei mondi visivamente anche più belli, anche grazie al cielo, che uno potrebbe dire vabbè, ma chi se ne frega, sono nuvole, sono cielo, ma fatte bene danno quel surplus in più, danno quella cosa in più, secondo me. Adesso è possibile anche personalizzare le navi solari, cioè è possibile costruire le navi solari. Lo Starship Fabricator ora supporta la fabbricazione di astronavi di classe Solar. Seleziona e combina una vasta gamma di componenti unici per cabine di pilotaggio, fusoliere, ali, vele progettate per astronave Solar dei tuoi sogni. Per progettare, madonna, non so più leggere, ragazzi, sono completamente, diciamo, assuefatto da questo aggiornamento, per cui vado avanti. Sinceramente questo è esplicativo di sé. Hanno aggiunto anche una nuova classe di astronavi che è possibile fabbricare e modificare.
È stato anche cambiato quindi il livello del dettaglio delle ombre. Le ombre hanno una nuova profondità e realismo. Gli ambienti planetari ora sono più intensamente illuminati, con caratteristiche naturali, strutture, astronavi e traveler che si auto-ombreggiano con precisione e rappresentano l'esposizione alla luce solare. In particolare sulla flora ora finamente dettagliata come l'erba. Inoltre le ombre proiettate dalle nuvole sono ora calcolate in relazione alla posizione del sole. Come possiamo vedere, la differenza secondo me si vede chiaramente. Così è come si presentava un mondo di gioco prima dell'aggiornamento e così invece dopo. Il livello di dettaglio delle ombre sicuramente è innegabile. Ma soprattutto è stata aggiunta l'acqua ad alta definizione. È stata riscritta anche qui completamente la fisica dell'acqua all'interno del gioco. Una gamma sorprendente di spettacoli attende gli esploratori su pianeti acquatici, mentre mari, oceani e laghi ora si increspano e scintillano con formazioni di onde realistiche e generazione di schiuma. Oltre a queste condizioni dinamiche e vive dell'acqua, una revisione totale della tecnologia di rendering dell'acqua offre anche riflessi spettacolari e dettagli di superficie splendidamente illuminati. Quindi bellissimo, davvero ottimo lavoro, perché serviva davvero tanto, perché prima sostanzialmente era una tavola piatta di questa sorta di liquido, ma ripeto, era innaturale. Adesso invece l'acqua che cambia anche in base alle condizioni atmosferiche, e questo è davvero davvero molto molto bello. Serviva questo genere di aggiornamento anche per aumentare non soltanto la dinamicità, ma come dicevo anche il livello di realismo all'interno del gioco, che è vecchio, si porta molti anni dietro sulle spalle, diciamo, e quindi era necessario secondo me migliorare anche il comparto grafico e soprattutto anche grazie all'acqua, che insomma sono presenti pianeti ricoperti quasi totalmente d'acqua, e trovare una sorta di pianeta che ha questi mega oceani, ma l'acqua è come se fosse acqua di lago, cioè calmissima, ragazzi, secondo me era importante trovare anche qui una soluzione. Insomma, questi erano i principali cambiamenti di No Man's Sky con l'ultimo aggiornamento World Part 1. Io sono davvero molto contento di come Hello Games si sia presa cura della sua creatura, da quando è uscita, da quando era un gioco piccolo e distrutto dalla critica, a oggi che invece può essere considerato veramente una chicca, un must che tutti dovrebbero provare almeno una volta nella vita. Per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Un saluto.